Oggi prepariamo insieme un piatto veramente sorprendente: casarecce con cefalo, carciofi e pomodori secchi. È una ricetta di Virginia Fabbri, te la ricordi? Era una concorrente di MasterChef 8. È una ricetta buonissima perché non solo valorizza il cefalo, che è un pesce buono ed economicissimo, ma trovi anche i carciofi che non si trovano spesso in un primo. Una ricetta che devi provare. Andiamo a prepararla insieme. Per prima cosa, con un limone prepariamo un po' di acqua acidulata per i carciofi. Poi prendiamo i carciofi e puliamoli come di consueto. Prima si taglia la punta del carciofo, così, e serve un po' di forza. Si levano tutte le foglie più esterne fino ad arrivare a quelle più morbide. Io mi regolo così: quando penso di aver finito levo un altro giro delle foglie più morbide, che tanto poi alla fine uno sbaglia sempre. Dopo aver fatto questo si pulisce il carciofo lasciando un pezzetto del gambo, così lo divido in due e infine con un cucchiaino si pulisce un po' della barbetta che rimane sotto e poi lo intuffiamo nell'acqua. E lo stesso faccio per l'altro carciofo. Ricordo che l'acqua acidulata serve a far sì che il carciofo non annerisca troppo finché non lo cuciniamo. Schiacciamo e spelliamo 2 spicchi d'aglio, mettiamo sul fuoco una padella, olio di oliva, accendiamo e poi gli spicchi di aglio. E intanto mettiamo anche l'acqua per la pasta. Sale nell'acqua della pasta, poi prendiamo qualche pomodoro ciliegino, lo tagliamo a metà e poi li andiamo a mettere in padella. Prendo dei pomodori secchi che ho lasciato un pochino a rinvenire in acqua, li strizzo leggermente e poi li taglio a striscioline e anche questi li vado a mettere in padella. Poi prendo i carciofi, li taglio a striscioline molto sottili, prendo i carciofi e li vado ad aggiungere alla padella. Una bella mescolata. Cerca soprattutto di separare i vari fette di carciofo l'una dall'altra. Adesso lasciamo cuocere per circa 15 minuti. Prendi anche qualche ciuffetto di prezzemolo e poi tritalo abbastanza finemente. E anche questo in padella. Se necessario puoi allungare il condimento con un pochino di acqua per ammorbidirlo. Ho qui i 2 filetti di cefalo che mi sono fatto sfilettare dal pescivendolo. A questo punto dobbiamo controllare che non ci siano le rische e levare la pelle. Con un coltellino sottile stacco la carne dalla pelle, un filetto l'ho preparato, questa parte la levo perché non mi piace tanto. Ecco qua, qui ho i 2 filetti di un cefalo pagato circa 4 euro e in realtà per 2 porzioni me ne basta uno di filetti, per cui l'altro lo congelerò. È arrivato il momento di buttare la pasta. Torniamo al nostro filetto di cefalo che va tagliato a tocchettini. Prima accertati che non ci siano lische, direi di no. Facciamo delle strisce per lungo, così, e poi lo tagliamo. Ti sei ricordato di lasciare un mi piace a questo video? Grazie! Leviamo dalla padella gli spicchi d'aglio e andiamo a mettere in padella invece il cefalo. Mescoliamo e sfumiamo con un po' di vino bianco. Quando la pasta è cotta al dente la scoliamo e poi la saltiamo insieme al sugo. Mescoliamo un po'. Ecco qua, basta un minutino che si è preso un po' il sugo e la pasta è pronta, possiamo andare ad assaggiare. Io me ne servo subito una porzione. Ecco qua, assaggiamo. Spettacolare! Complimenti a Virginia perché è una ricetta buonissima. Se vuoi vedere un'altra ricetta con un primo di pesce buono e insolito, ti consiglio la pasta con il pesto di pesce spada e pistacchi, veramente fantastica. Qui trovi il link. Noi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!